amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 18 al 24 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarlo con il vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto a vedere come andrà la vostra settimana con le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo l'orso, ci parla di determinazione, di coraggio e di resistenza. Magari ci sono alcune cose che ci stanno mettendo a dura prova, sia nelle relazioni sia nelle questioni più pratiche, e spesso possiamo anche avere a che fare con una figura importante dove magari ci possono essere dei possibili scontri o magari dobbiamo resistere a possibili attacchi. Ovviamente spero che non sia il caso vostro, però comunque siccome magari si vede che il richiamo è alla protezione di se stessi, delle proprie idee, di quello che stiamo facendo, allora è molto probabile che dobbiamo non solo proteggere, ma dobbiamo anche far crescere e sviluppare una situazione che in realtà sta procedendo bene, però forse ha bisogno di una maggior spinta. E infatti l'albero è crescita, è l'analisi attenta, forse dobbiamo valutare le origini di un qualcosa prima di procedere in avanti, oppure recuperare delle questioni trascurate, o anche ritrovare energia, motivazione e forza, forse perché c'è stato un dispendio di energia, e anche di recuperare non solo energia, forza, anche dedizione, cura, amore verso quello che stiamo facendo. Io sì, direi verso le relazioni, questo è assolato perché abbiamo comunque una carta che ci parla in questo senso di persone, le persone più care, più strette, e quindi anche di amore, però si parla anche di amore a 360 gradi, e cioè la cura e la dedizione che noi possiamo metterci anche nei progetti pratici del lavoro e anche negli hobby, perché sappiamo benissimo che lì ci vuole dedizione, cura e non solo tempo, energia e denaro. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno, e abbiamo quelli anche un po' quelli di Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Ovviamente consiglio di ascoltare e di adattare le varie indicazioni a quello che vivete. Troviamo Fiordaliso, ci parla di rapporto, relazione che è costruttiva, che è positiva, o comunque è in una fase di sviluppo. È normale che magari può esserci qualche divergenza, qualcosa che non funziona, potrebbe essere di poco conto, o approfittare una volta per tutte di andare a risolvere. La peonia però ha anche in effetti quel tratto che può essere positivo, quindi se c'è tensione, se c'è un atteggiamento di sfida o di confusione, magari non c'è comunicazione, quindi in qualsiasi circostanza è vero che si può trovare una soluzione, un compromesso, però magari alcune cose possono protrarsi e darci un po' fastidio, ma ci ricordiamo che voi avete delle energie abbastanza positive e che quindi con un po' di strategia riuscirete a far breccia, oppure a trovare un compromesso, o anche riportare gioia e serenità. Per quanto riguarda, questo vale anche per un'amicizia o un familiare,
Per i single, la strategia amorosa può essere interessante perché se c'è qualcuno che vi interessa, magari questo è il momento giusto di valutare se farvi avanti o se, gettare un semino, nel senso a volte può essere un messaggio, può essere una chiamata o qualcosa da pubblicare sui social, dipende insomma da quello che desiderate. Potrebbe anche essere che qualcuno, tenta di carpire delle informazioni su di voi o essere molto più esplicito e quindi farsi avanti, cercare di tentarvi e di stuzzicarvi. Quindi ci sono delle cose che in realtà possono permettervi di, lasciare andare tutto un periodo e dove potete concedervi una trasgressione, qualcosa di diverso, dal solito. E adesso per quanto riguarda le questioni più pratiche del lavoro, delle finanze, quindi anche legato al denaro, abbiamo già capito dalle energie principali che c'è una nuova fase di sviluppo e di crescita, magari proprio con il vostro amore, la vostra cura e dedizione, forse anche con l'aiuto di qualcuno, visto che c'è la carta sacerdote. Sacerdote, al di là del nome, si riferisce a tutte quelle figure di riferimento che possono essere una persona che ha un certo tipo di esperienza che voi non avete, o dei consigli utili, delle cose pratiche, può essere un professionista e magari ecco questo dà il via a una nuova fase. Già di base dovete essere sicuri e convinti di aver fatto bene, di star procedendo bene e quindi orgogliosi di quello che state facendo. Poi si possono vedere dei risultati. Io consiglio comunque di adottare prudenza, perché se state programmando un viaggio, se, state iniziando un nuovo percorso, delle nuove idee da mettere in moto, ovviamente siete già nel percorso giusto, però con un'attenta analisi, i presupposti quindi ce li avete, potete, continuare a procedere. Ovviamente prudenza, assolutamente sì, magari ci sono anche delle cose che possono essere sistemate, però l'energia principale è quella che per tutti, chi ha già il lavoro, chi vuole, fare qualcosa di nuovo, chi magari è alla ricerca, ci sono questi sviluppi. Aspettatevi delle comunicazioni, delle proposte, delle notizie che arrivano e che possono essere molto, molto interessanti per voi. Ovviamente quando io parlo di viaggio, per alcuni possono essere degli spostamenti legati al lavoro stesso, magari invece per altri possono essere legati addirittura a dei cambi di direzione, di posizione, di idea e sono proprio questi che vi aiuteranno a smuovere delle situazioni. Quindi direi che è strettamente favorito, favorita l'intraprendenza, le nuove situazioni, quindi andare ad incentivare quelle idee. E quindi si conclude qui la lettura, penso di aver, detto tutto, quindi aspettiamoci proprio questa nuova fase, queste evoluzioni positive proprio nel corso della settimana. Io vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!